Sentiteci? Bene, innanzitutto a nome di tutta l'amministrazione comunale cesenatico e anche di tutti i comuni dell'Unione Rubicone Mare, qui ci sono diversi sindaci presenti, vi ringrazio per la vostra presenza, saluto vegli a tutti coloro che sono qui presenti, chiedo scusa a chi do le spalle. Siamo qui per dare quest'ultimo saluto a Tinin in un luogo particolare e anche particolare per tanti punti di vista, anche perché qualche mese fa, a settembre scorso, abbiamo riacceso questa vela di luce che negli anni era stata spostata e che da diverso tempo non era più accesa, quindi essere oggi qua credo che sia un doppio segnale. Voglio ricordare Tinin sorridente l'8 settembre dell'anno scorso, proprio del 2019, proprio in questo luogo, quando insieme l'abbiamo riaccesa, e credo che essere qui tutti insieme per dirgli ciao, vai Tinin, come nel messaggio che abbiamo messo sui tanti manifesti credo che sia il modo migliore per salutarlo. È saltato l'audio e vado a voce, ma credo di aver già detto molto, quindi grazie a tutti per essere qui presenti. Per noi ha un grandissimo significato questo momento. Con la perdita di Tinin abbiamo perso un artista importante, un uomo importante, un umanista importante, come qualcuno ha detto, che ha lasciato tanto a questa comunità, a questo territorio, ma a tutto il nostro paese. Quindi oggi nella tristezza comunque di un saluto di questo genere, però c'è anche l'allegria e la felicità di vedere così tante persone qui insieme a lui e di poterlo fare anche sotto un simbolo di luce come questo, che siamo certi che continuerà a brillare anche durante le prossime sere, e siamo certi che ogni sera sul far della sera, quando questa vela si accenderà,
Tinin ci saluterà tutti noi qui presenti. Grazie. Rimarrà tra di noi. Ecco, qui è stato il nostro inizio e un battesimo, diciamo, fortunato, penso, anche per te. Tra le varie, diciamo, virtù che ha avuto è stata quella di farci scoprire Cesenatico. Noi veniamo da ragazzini qua con lui a trovare Dario Poppi, veniamo con Enzo Iannacci, con tutti i nostri amici, Bruno Laus, eccetera. Per noi venire con lui a Cesenatico era una grande festa. E purtroppo questa festa ci rimarrà nel cuore perché continueremo a venire ancora qua a vedere le vostre meravigliose spiagge e a assaporare la vostra cucina stupenda, eccetera, eccetera. E però ci mancherà quell'amico così caloroso, così simpatico, così intelligente che anche nella vita riusciva, anche nei momenti più difficili, riusciva a farci ridere, a farci divertire, a farci scoprire e affrontare la realtà con quell'ironia che lui ha sempre avuto e che credo abbia anche, come diceva giustamente Renato, anche da nostro, perché ci guarderà, ma dai, basta, piantatela, ormai è finita, io sono andato, voi continuate la vostra vita e cercate di continuare a ridere come avete fatto con me. Ciao caro. Roberto, chiedi. Noi dobbiamo considerare, credo, Tinin come l'ultimo Boscadero. Non ce ne sono più. Boscadero è una persona seria, molto seria, una persona che sa la verità, è dentro la verità. La verità è questa, quello che ha sostenuto sempre lui, cioè libertà, sogno, fratellanza, amore per gli altri. Sono parole semplicissime, ma Tinin è quello, mi rappresenta quello. Tinin tutti gli anni a Natale, per tutti gli anni, saranno 10 anni, ha mandato i suoi libri alle mie nipotine. Io ho 4 nipotine, ognuna delle mie nipotine aveva un suo libro e lo leggevamo insieme. E allora si configura quella bellissima metafora citata prima, dell'uomo bambino. L'uomo bambino che però non ha la imbecillità dell'uomo che cresce bambino, ma ha la saggezza del bambino che sa di essere un uomo. E lui era così, in questa situazione. Allora, grazie veramente di essere tutti qua. Non è questione di ricordo, sapete benissimo, il ricordo è qualcosa che si fa col cuore, si ripete nel cuore. È questione che noi la verità ce la facciamo come vogliamo, come se la faceva anche lui con i suoi disegni e le sue ironie. Noi dobbiamo sempre, e non è retorica, considerare che dietro la porta, dietro la via che stavo girando, in un momento qualunque possiamo incontrare la faccia di Dio. Perché è così, in realtà è così, è dentro di noi, è quello che vogliamo e desideriamo. E lui è di quelli che non possono assolutamente lasciarci soli. Quel suo libro di racconti che parlavano soprattutto di Milano, della Milano degli ultimi anni di guerra e dell'immediato dopoguerra, anche lì ho visto Tinin con gli occhi che gli brillavano e anche le persone che erano venute lì nella Casa della Memoria avevano gli occhi che brillavano e molti per la commozione come ne abbiamo oggi. E poi negli anni successivi ha avuto questo grande affetto Tinin per questo luogo
per Cesenatico, ma anche e soprattutto per questo luogo qui, il luogo del lavoro, il luogo un po' irregolare, un luogo che è per quelli che ci abitano, non tanto per i turisti. È questo luogo in cui si è sempre lavorato, è il luogo della marineria, di questo grande affetto che Tinino ha sempre avuto, da una parte per il lavoro, per la dignità del lavoro, e dall'altra parte per questo luogo, proprio il luogo della pesca, il luogo della marineria. Bene, l'ultima volta che l'ha vista dall'alto questo posto, così come a Lerca allora ha visto la costa ligure, è stato il giorno prima di lasciarci dalla sua terrazza, e aveva preso l'abitudine che le poche volte che saliva in terrazza guardava da questo lato, guardava questo lato e guardava anche lui commosso la sua vela, perché questa non è un'idea, questo è un pensiero di Tinino. Penso sia un po' diverso come cosa. E vorrei concludere perché penso che si può dire tanto o poco, ma è sempre una parte. Io vorrei ricordare le ultime volte che siamo usciti, ad esempio a Bagnacavallo, quando c'è stata questa grande e bella mostra dedicata a lui. Non avete idea di quante persone molto giovani, coi bambini, venivano da Tinin con la cassetta, la videocassetta dell'Albero Azzurro per farselo firmare. Bene, quelle donne, quelle mamme che venivano lì soprattutto, ma anche molti babbi, avevano capito benissimo che Dodò era Tinin in parte. O meglio, Dodò è un bambino con tutta la sua curiosità, è un bambino con tutta così, il suo stupore nei confronti del mondo. E in questo Tinino una parte di sé, della sua creatività, l'aveva mantenuta questa cosa qui. Bene, così come Dodò era un bambino, però era pur sempre un uccello che ambiva a volare, no? Era un uccello che doveva diventare grande, imparare le cose e poi volare. Bene, anche adesso Tinino è volato via, è volato su questo aereo che tutti abbiamo pensato a cosa fare, come rappresentarlo. Nessuno di noi si è sentito di rappresentarlo con una foto. L'abbiamo preferito tutti, l'abbiamo pensato così e l'abbiamo fatto e realizzato così. Bene, così come un uccello che diventa grande è bene che vada via, anche noi dobbiamo accettare e capire che bisogna lasciarlo andare, quindi buon viaggio. Le parole tutte, non ne avevo desiderio, ma mi ha telefonato il più vecchio amico di Tinino, Mino Ceretti, un grande pittore, e mi ha detto: no, tu devi dire che è stato cattivo, perché lui se n'è andato e ti ha lasciato da sola. Quindi, per favore, torni perché noi ne abbiamo bisogno. Grazie a tutti.